Nel video precedente ti ho indicato come riconoscere un manipolatore o comunque quali sono gli indizi per riconoscere se sei vittima di un manipolatore. Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi ti vorrei lasciare 13 semplici consigli per difenderti dalla manipolazione. Che tu sia vittima o semplicemente sospetti di esserlo di un manipolatore, cosa puoi fare in concreto per difenderti? Primo, non cercare di diventare tu stesso un manipolatore. Non puoi batterlo al suo stesso gioco. Non sarebbe comunque un comportamento etico come prima cosa, e poi il manipolatore ha l'esperienza che a te manca, per cui saresti sicuramente perdente. Secondo, ora hai capito quali siano le sue strategie per cui prepararti e sii pronto a rispondere e a bloccare i tentativi di manipolazione. Ora sai riconoscerli. Terzo, se sei nella situazione fortunata per la quale non sei obbligato a stare vicino alla persona che cerca di manipolarti perché non è un tuo genitore o un collega, per esempio, sul posto di lavoro che non puoi certo lasciare, taglia fuori questa persona completamente dalla tua vita. Quarto, appena cercherai di mettere in atto il punto 3, o anche semplicemente nel momento in cui il manipolatore si renderà conto che sta perdendo la presa su di te, scatteranno le sue contromisure. Così farà leva ovviamente su che cosa? Sui tuoi, sensi di colpa, e lui farà la vittima. Per esempio, è il momento di pensare a te stesso e qui non devi cedere. Quinto, ignora quello che la persona che sta cercando di manipolarti dice, ma anche quello che fa. Non cercare di correggere i suoi comportamenti. Accetta quello che dice e poi continua per la tua strada, come se niente fosse. Sesto, fidati di te stesso e della tua capacità di giudicare. Nessuno meglio di te sa cosa va bene e cosa invece, almeno per te, è dannoso. Il tuo giudizio è quello che infine conta veramente. Settimo, stabilisci dei limiti, i tuoi limiti, e non permettere agli altri in generale e al soggetto manipolatore in particolare di superarli. Ottavo, la coerenza è una bella cosa, ma non esagerare. Infatti può anche essere usata contro di te in questo caso. Quando qualcuno ti manipola, la userà per poter programmare le sue azioni, sapendo esattamente già in anticipo come agirai e come penserai. Reinventati quindi e supera i limiti che ti vengono imposti e che in effetti non ti appartengono. La crescita richiede cambiamenti, magari anche importanti, e una persona che cresce e migliora diviene automaticamente più difficile da manipolare. Nono, ricordati sempre che il senso di colpa rappresenta un'emozione spesso inutile ed è dannoso quando viene usato contro di te. Liberarsi del senso di colpa non è affatto facile, soprattutto quando sono gli altri a instillarlo. Cerca innanzitutto di capire che cosa origina in te questo senso di colpa. Se da un lato infatti sentirsi in colpa quando si fa un'azione sbagliata è normale, dall'altro magari ti senti in colpa o ti fanno sentire in colpa per qualcosa sulla quale non avevi alcun controllo o che magari non hai nemmeno fatto. Analizza bene e se hai torto chiedi scusa, ma se non hai fatto nulla vai avanti e basta. Decimo, non sentirti legato a regole che sono imposte dagli altri, regole che magari il manipolatore ti ha imposto, come se tu non potessi agire in tutta libertà, fidandoti del tuo giudizio. 11. Creati un tuo obiettivo e perseguilo. Il manipolatore cercherà
sempre di farti aderire al suo, ovviamente, di scopo. E se tu non ne hai uno tuo, sarà facile cadere nella sua trappola e far diventare il suo scopo il tuo obiettivo. Ma se tu invece hai già un progetto ben chiaro in mente, questo non accadrà mai. 12. Prenditi le tue responsabilità. Se esiste un manipolatore, esiste anche qualcuno che si lascia manipolare. Per cui tu devi imparare dai tuoi errori. Se ti sei fidato una volta di una persona che si è rivelata poi manipolatrice, non fidarti una seconda volta. Se un manipolatore, ti ha insultato dicendo poi scherzavo, non permettere che ti insulti una seconda volta. Poni un freno alla situazione in modo chiaro e definitivo. 13. E se poi infine arriva il ricatto emotivo, mi faccio del male, mi suicido per esempio, alza immediatamente il telefono e chiama le forze dell'ordine. Se la minaccia è reale, avrai salvato realmente una vita. Se la minaccia non è reale, probabilmente il manipolatore ci penserà 2 volte la prossima volta prima di rifarlo. Tutto questo può sembrare semplice, ma non lo è per tutti. Molto dipende dalla tua personalità, dal tuo vissuto, dal tuo modo di pensare. Se ti rendi conto che vivi in una situazione nella quale sei manipolato, ma non riesci ad uscirne, chiedi aiuto ai tuoi amici, ai familiari o ad un terapeuta esperto. Potrai essere supportato ed aiutato ad arrivare alla libertà che tu ti meriti. Ciao, a presto!